Red Dead Redemption 2 rappresenta un'opera che va al di là del semplice videogioco. Possiamo considerarla al pari di una pellicola cinematografica, con una solida regia e messa in scena, degna di capolavori del cinema contemporaneo. Rockstar ha realizzato una raccolta di un'epoca, un racconto di un'epoca tramite eccellenti scene e interpretazioni di attori e di inquadrature degne di un ottimo film. Si ispira Red Dead Redemption 2 ai film spaghetti western di Sergio Leone, specialmente nelle inquadrature in primo piano, nei dialoghi dei personaggi. Al tempo stesso prende ispirazione anche dai film di John Ford, altro regista americano, caratterizzati da ampie inquadrature di paesaggi americani, Grand Canyon, praterie e montagne e dalle corse su cavallo. Possiamo chiederci se Red Dead Redemption 2 è come il cinema? Considerando che i paesaggi fanno parte del nostro viaggio e rappresentano un modo per pensare e riflettere su noi stessi e sugli eventi, accompagnati dal nostro destriero. E mentre cavalchiamo tra le ampie praterie o attraverso paludi cittadine e montagne, oppure fermandoci ad ammirare un'alba o un tramonto. Quindi il vero protagonista è il mondo che ci circonda. Infatti matureremo riflessioni e consapevolezza sul cambiamento in atto nel mondo e nella società, tramite varie situazioni e incontri durante il nostro viaggio. In questo viaggio ci accompagnerà anche la nostra famiglia, rappresentata dalla banda. Il rapporto con Dutch, in particolare, rappresenta un conflitto tra la sua visione e quello che maturiamo durante gli avvenimenti narrati. Arthur cambierà se stesso mentre l'intero mondo intorno a lui cambierà con lui. Possiamo anche chiederci Red Dead Redemption 2 cosa rappresenta. È una critica al sistema o al funzionamento della società americana che si avviava all'industrializzazione, sostituendo poco alla volta un mondo selvaggio, non regolamentato dalla legge, sottolineando cosa intendiamo e cosa significa civiltà. Ci si concentra non tanto su un unico villain, ma si punta ad avere una visione d'insieme, dove se vogliamo ricercare un nemico, tra virgolette, della storia, questo potrebbe essere rappresentato dall'inesorabile cambiamento che travolge un mondo conosciuto. Red Dead Redemption 2 ci mostra dei conflitti che continuano a essere presenti anche all'interno della cosiddetta civilizzazione, come la schiavitù, il voto delle donne, la questione dei nativi americani, per citarne alcuni. Quindi Dutch libero o prigioniero di se stesso? Possiamo chiederci. Per esempio Dutch, il leader della banda, cercava in tutti i modi di non vivere secondo le regole e uno stile di vita imposto americano di fine 800, dove secondo la sua visione questo stile di vivere era dettato solo dall'ingordigia e dal profitto, riconosciuto e protetto dalla legge. Dutch ambiva più ad essere un uomo libero rispetto a essere considerato un uomo civilizzato, tra virgolette, inserito all'interno di una società che magari non lo avrebbe accettato
Secondo Dutch, essere civilizzati non necessariamente significava essere libero, quindi vivendo da fuorilegge non affrontava o rimandava il fatto di vivere come un comune cittadino all'interno di una società civilizzata. La contraddizione in Dutch è che questa sua visione poteva ricadere nel pretesto per commettere crimini, dalle rapine, estorsione e l'omicidio. Difficile non immedesimarsi nella visione di libertà di Dutch. Inizialmente lo vediamo come un leader carismatico, capace di pianificare e affrontare di volta in volta i problemi, avendo sempre un piano funzionante per risolverli. In seguito, poco alla volta, questa visione cadrà, rivelando la vera natura di Dutch. Dutch possiamo considerarlo un populista, capace di convincere la gente che lo circonda, in questo caso la banda, a farsi seguire. Sembrerebbe cioè che Dutch abbia sotto controllo e pianificato tutto, sappia sempre la direzione da intraprendere. In realtà alle volte non ha le idee ben chiare o un piano preciso ed agisce più di istinto nei vari momenti e situazioni. Forse più che considerarlo un uomo libero, Dutch possiamo definirlo un uomo selvaggio. Dopotutto non è mai stato libero, è stato schiavo di se stesso e della sua visione. Un visionario, più che un sognatore. Infatti questo suo aspetto, Arthur, il protagonista del gioco, inizierà a notarlo e a contestarlo, avendo dubbi sulle scelte di Dutch e facendo notare le possibili conseguenze delle sue azioni, o mostrando possibili alternative più giuste, tra virgolette. Possiamo notare che Dutch ha una doppia personalità o morale, credendo fortemente in quello che dice e al tempo stesso non esiterebbe a tradire chi si allontana dalla sua visione o chi metterebbe in dubbio le sue decisioni. Lo si vede soprattutto verso la fine. Dutch vede se stesso come un eroe, pensando davvero che potrà salvare la sua famiglia o banda di ladri ed assassini, perché loro per la società non sono altro che questo. Verrebbe da chiedersi da cosa realmente li salverebbe, dalla società o da loro stessi. Verrebbe da domandarsi se Dutch sia diventato col tempo così o se è sempre stata la sua vera natura. Insegnamento e riflessione. Cosa possiamo trarre da Red Dead Redemption 2? La riflessione o insegnamento che possiamo cogliere è la nostra incapacità di rallentare l'imminente arrivo di un futuro come un treno ed evitare i cambiamenti della società, dettati da dinamiche e fattori che possono essere slegate e trascendere dalla nostra semplice volontà. Ciò può comportare anche ad un'idealizzazione di un'epoca passata. Consideriamo un'epoca d'oro. In realtà non esiste e forse non esisteva e forse non esiste un'epoca d'oro, solo caratterizzata da lati positivi. È più un'illusione e credenza, dove magari prendiamo solo i lati positivi, gli avvenimenti positivi. Non possiamo cambiare il mondo che arriverà, possiamo solo cambiare noi stessi, i nostri pensieri, azioni e atteggiamenti durante il cammino. Sarebbe come voler fermare l'oceano con le mani. Non esiste, non è mai esistito un'epoca d'oro, ma solo una sua idealizzazione. La civiltà non è sinonimo di giustizia,
contraddizione di quello che significa civilizzazione rispetto a un relativo mondo non civilizzato ma considerato selvaggio, senza leggi o regole, per esempio la questione dei nativi americani. È proprio il concetto di cosa si intende per civiltà che ci porta a riflettere non solo sulla modernità, l'industrializzazione, l'arrivo della ferrovia, il commercio, che possiamo definirci come una nazione o stato civilizzato.